Lo vorresti assaggiare questo, eh? Me lo assaggio io al posto tuo. La pasta all'uovo che fa? The Sound of Love. Oggi faccio una pasta e vi faccio sognare. Immaginate il gusto del guanciale, bello, sapido, saporito, buono da morire. E poi l'incontro, l'abbraccio con lei, la zucca, dolce, morbidosa, a volte pure diventa cremosa. Oh, ti devi guardare la ricetta fino alla fine, mi raccomando. E se non l'hai fatto, iscriviti, perché dobbiamo diventare sempre di più. La zucca, la devi scegliere bene, non mi fa stupidaggini, perché cosa ti serve questa zucca? Per dare un gusto, un sapore dolce, ma che non sia troppo acquosa. E questa è una varietà pazzesca, si chiama Vanity, questa tipologia di zucca. Guarda che spettacolo, asciuttissima, a me piace così. Leviamo i semi. Questi erano i bruscolini, ti ricordi una volta? Io mi ricordo quando li vendevano, che ne so, a 50 lire al cinema, ti davano una bustina con i bruscolini buoni. Mo invece mangiati i semi di zucca già puliti, Siamo diventati tutti quanti chic. Togliamo la buccia. Tagliamo a metà, così. E poi faremo dei dadini, no? Così. Dadini, scegli te la grandezza, così. Usiamo le cose quando sono di stagione. Adesso la zucca è il momento suo. Quando la mangi la zucca? D'inverno, no? O in autunno, in fine autunno. Acqua salata in piena ebollizione, dagli una scottata. Così, bella. Così diamo una precottura, no? La cosa fondamentale qual è? È quella di sfruttare quello che tu hai a disposizione. Noi abbiamo l'acqua bollente che servirà per cuocere la pasta. Usa la stessa acqua, non sprechiamo l'acqua, ma anche perché st'acqua diventerà gustosa, col gusto di zucca. Quindi ci avremo, quando butteremo la pasta qua dentro, già prenderà pure il sapore della zucca, no? Guarda la faccia. Non sottovalutare il guanciale. Non tutti i guanciali sono uguali. Ma da che? Perché dici questo, Max? Perché tante volte sono stagionati in un modo non proprio naturale, sono un po' spenti. Delle volte ci sono dei conservanti. Questo qua di Clay, zero conservanti. Qua ci sta soltanto il sale, il pepe, le spezie, l'aglio rosso e l'amore. E il maiale è tutta roba loro, sono le guance dei maiali allevati da Clay, quindi hanno tutta la filiera. Guarda qua che meraviglia, guarda che spettacolo. Yeah. E sto profumo, yeah. Tagliamo un paio di fette. Ma 3 fette, vai, non fammi tirchi. E gli levo anche la parte superiore. Tanto il sole ha fatto il pepe e tutte le spezie. Eccolo qui, così. Così non abbiamo alterazioni di gusto, no? C'è la giusta quantità di sapore, ma non c'è il discorso di troppo pepe in eccesso. Tagliamo a listarelle, mi piace così, a listarelle, bello. Così. Lo vorresti assaggiare questo, Me lo assaggio io al posto tuo. Un dolce, non è un guanciale, sono gianduiotti questi. Che facciamo noi? O dobbiamo far sudare questo, piano piano. Immagina quando entri dentro la sauna, no? All'inizio non senti niente, senti soltanto la vampata di colore. Poi piano piano ti si cominciano a aprire i pori e cominci a sudare. La stessa cosa del guanciale, la stessa identica cosa. La zucca è pronta, vedete? È cotta il giusto, dentro è ancora leggermente cruda. Vai, così, bella. Spettacolo. Lo spicchietto d'aglio ce lo dobbiamo mettere, no? Gli dà sempre più gusto e più sapore. Eccolo qua. Ma lo lasciamo intero. Si comincia a sentire un profumo da sto guanciale. Piano piano, il fuoco non deve essere altissimo, in modo tale che non si brucia il grasso che rimane sul fondo del guanciale. Cipollotto fresco. Guarda, leviamo le radici, abbondante, qua gli diamo dolcezza. Quel gusto insomma che va a ingentilire, no? La andiamo a ingentilire sta pasta. Cipollotto tagliato così, sottile, sottile, sottile. E gli metto pure il verde che gli dà una botta bella di colore. Guarda qua, così. Non lo voglio proprio croccante, guarda così. Guarda che bello così, sto colore. E guarda una cosa strategica.
il colore del grasso di questo guanciale è trasparente, sembra proprio strutto, sembra. Io non lo userò tutto quanto, quindi ne levo una parte, anzi faccio così, lo decanto tutto quanto, così, eccolo qua. Oh, non ti spaventare, non te lo faccio mangiare tutto, o se te voglio bene, te voglio bene. Un goccino di grasso del guanciale, così, guarda qua che roba, spettacolo. Il cipollotto, cioè abbiamo il gusto del guanciale, il cipollotto, poi che facciamo? Ci mettiamo rosmarino, che va a profumare, ok? Spicchietto d'aglio intero, così poi lo recuperiamo. E ci aggiungiamo un goccetto d'olio extravergine d'oliva. E mo già senti il profumo, una meraviglia ragazzi, una meraviglia. Aggiungiamo un po' d'acqua di cottura della pasta e qua senti proprio il rosmarino, il cipollotto, buono, yeah. Butti queste tagliatelle, acqua già salata e gialla della zucca. Yeah. Così. Un po' di zucca la buttiamo subito. Guardate che colori, guardate che bellezza. Leviamo il rosmarino, che non ci serve più. La pasta ancora al dente, qua si deve insaporire. Sì. Bella, guarda che colori, oh. Guarda che colori, guarda che meraviglia. Non ti serve altro grasso, non ti serve altro olio. Fai con l'acqua della pasta, così, che mano a mano, sai che fa questa? Scioglie un pochino ancora la zucca e diventa ancora più cremosa sta pasta. Sale, ma poco, perché già sta il guanciale che dà sapore. Buttiamo il guanciale, perché qua non ci vuole il guanciale con la croccante, qua ci vuole il guanciale come faceva mamma, capito? Tiè, così, tiè, tiè, così. E mo The Sound of Love, tiè, mamma mia che profumo. Una grattata di parmigiano, mettiamocela dai, sempre a fuoco spento. Aspettate un pochetto. Deve stare sui 60-65 gradi quando fate cacio e pepe, quando fate il formaggio, perché sennò diventa una colla. Mescoliamo un po' così prima, la famo un po' ambientare, leviamo un sospicchio d'aglio, se no mi maledite. Un altro goccetto d'acqua, perché la pasta all'uovo che fa? Ah, succhia l'acqua. Guardate che bella, guardate che pasta che ho fatto. Sono voglio assaggiarla questa così, da dentro la padella proprio. Voglio un po' tutto. Poi capito, non la mangio spesso la pasta, quando la mangio me la divoro. È un premio per me la pasta, fammi un piatto di pasta. Una bontà. Poi c'è un bel bicchiere di vino. Se lo famo? Eh sì, se lo famo. È il suo, mazza è buona ragazzi. Non potete capire che è buona sta pasta. Buona, buona, buona. Poi questo è quasi da piatto unico. Ci sta dentro la zucca, c'è il carboidrato, c'è un po' di guanciale. Oddio. Buono.